Com'è che l'uomo conosce? Come l'uomo scopre e accede a conoscenze nuove? E in tutti gli anni in cui me lo sono domandato emergeva sempre che la conoscenza nasce da uno stato di meraviglia, da uno stato di stupore. Per cui quando ho scoperto che a Chicago Marco Bersanelli, professore di astrofisica all'Università degli Studi di Milano, stava tenendo una conferenza dal titolo La meraviglia che ha ispirato i più grandi scienziati e artisti di tutti i tempi, sono andata a questa conferenza e di seguito ho intervistato Marco Bersanelli sul tema della meraviglia come genesi della conoscenza. La nostra conoscenza, e io parlo soprattutto dell'ambito scientifico, che è quello di cui mi occupo, la conoscenza è sempre motivata e iniziata, diciamo, dall'attrattiva per qualche cosa. Noi non desideriamo conoscere se non qualcosa che ci ha, almeno per un istante, attirato. E questo nella scienza è per me una cosa evidente, anche se stranamente è quasi un po' inusuale esplicitarlo, ma io vedo in me stesso, ma devo dire anche in tutti i miei colleghi che si occupano di queste cose con grande dedizione e anche con una forma di entusiasmo. C'è un entusiasmo proprio per come le cose sono fatte, per la bellezza, l'ordine, almeno la promessa di un ordine nascosto da scovare nelle cose, no? Questo stupore, che è uno stupore, starei per dire, razionale, non è uno stupore come un'onda emotiva, sentimentale. Quello fa parte, se vogliamo, ma l'origine è proprio una presa di coscienza razionale per qualcosa che oggettivamente ha in sé un segreto, un ordine, una cosmicità in quanto bellezza che promette di essere conoscibile. Ecco, questa cosa qua secondo me sta un po' all'origine della conoscenza scientifica e penso per analogia anche di altri tipi di conoscenza, però diciamo, dovendo parlare un po' della mia esperienza, si tratta di questo e si tratta di qualcosa di molto profondo. È veramente la forza motrice della conoscenza, no? Ad esempio lo si vede dal fatto che questo spesso incomincia negli anni giovanissimi della vita. Io mi ricordo quando avevo 12 o 13 anni, è stato lì che ho incominciato a vivere questa attrattiva, in modo chiaramente molto meno consapevole magari, no? Di come può essere adesso dopo tanti anni di ricerca, ma lo stupore, no? La meraviglia per il cielo, per la immagine di vastità che uno già a quell'età lì può percepire con forza del mondo, della realtà dell'universo. È incominciato in quell'età lì, è subito il sorgere di domande, di una curiosità inestinguibile, no? Anche dentro la confusione, i limiti che avevo allora a 12 anni e c'ho adesso dopo tanti anni di ricerca, uno continuamente fa i conti con i propri limiti, con i limiti di una situazione reale in cui vive, ma in fondo la forza motrice che fa sorgere nuove domande è questa attrattiva per la realtà, che poi col passare degli anni, ecco, questa è l'altra cosa notevole, col passare degli anni, anziché decadere, c'è qualcosa in noi che non solo permane, diciamo, della curiosità del bambino o del stupore del bambino, ma in qualche modo si matura in quanto curiosità, diventa una curiosità, una capacità di meraviglia che è più grande di quella del bambino, è più grande, perché il bambino è come ancora, è aiutato dalla natura che lo rende così aperto a tutto, no? Ma è come se fosse ancora poco cosciente. E invece col passare del tempo questa attrattiva per la realtà diventa sempre di più, può diventare sempre più profonda, sempre più un'ammirazione, una reale ammirazione per qualcosa che non abbiamo fatto noi e che però diciamo si presenta come qualcosa alla nostra portata, offerta a noi come possibilità di conoscenza. E questo rende un adulto una persona che ha ancora una sua giovinezza crescente, paradossalmente. Io
Lo vedo anche in tante persone del nostro campo. Io vedo come si può diventare adulti e si può diventare vecchi diventando sempre di più coscienti della meraviglia delle cose e sempre più lieti nella possibilità di poter cogliere qualcosa di questa grandezza che la realtà contiene.